Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di ottobre 2023. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Ariete. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Allora ragazzi, partiamo con la carta dell'eremita. Qui c'è un senso di isolamento o di solitudine o può anche semplicemente essere che sia un periodo dedicato all'introspezione. Allora, partiamo con il mondo, un 7 di spade al contrario, un 4 di denari, un 5 di spade, la luna, un 5 di bastoni e un 8 di bastoni. Allora, facciamo così. Ok. Bene ragazzi, allora partiamo con la carta del mondo. La carta del mondo è una carta di compimenti, di raggiungimenti dei risultati ed è una carta di fine e di inizio. Come se, diciamo, nella prima parte di ottobre aveste, diciamo, raggiunto un tipo di risultato, foste arrivati ad un certo tipo di compimento. Vi dico, c'è anche un 7 di spade al contrario, quindi io qui ho come la sensazione che potrebbero venire a galla delle cose che fino ad adesso sono rimaste nascoste. Mm, allora, potreste essere voi o potrebbe essere un'altra persona. Dipende se siete già in una relazione o se siete single. Nel caso foste voi, questo 7 di spade mi ricorda un po' l'energia del 5 di spade, nel senso che è come se ci fossero delle lotte egoiche all'interno della vostra testa. Ecco perché avete anche la carta dell'eremita come fosse un momento di introspezione. Abbiamo poi anche questo 4 di pentacoli e il 5 di spade. Ragazzi, ho come la sensazione che tendiate per questioni egoiche ad attaccarvi a qualche cosa di materiale che in realtà non è poi così solido. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal mondo. Allora abbiamo un 4 di spade e la regina di bastoni. È come se fosse finito un periodo, perché il 4 di spade lo sento un po' come un arcano minore, diciamo, dell'eremita, in quanto è un arcano che vi dice di ehm, prendervi un momento per curare la psiche fondamentalmente. Però avendo il mondo è come se questo periodo fosse arrivato a compimento, fosse arrivato a conclusione. È come se molti di voi avessero già effettuato un certo tipo di percorso. Andiamo a vedere 7 di spade. Abbiamo un 3 di bastoni e un 10 di spade. Guardate, anche il 10 di spade è una carta di chiusura cicli perché è un 10, però qui abbiamo anche un 3 di bastoni. Io ho come la sensazione che o potrebbero appunto raccontarvi delle storie per quello che riguarda uno spostamento, un progetto, un viaggio, la conclusione di un certo tipo di argomento. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. 5 di spade nuovamente e regina di spade. Dunque,
Siccome avete due 5 di spade, qui la confusione mentale, le discussioni, ehm, mi verrebbe da dire anche le lingue taglienti, diciamo che saranno vicino a voi, ok? Poi magari la lingua è la vostra, questo io non lo so. Però ho come la sensazione qui che nello specifico potrebbe essere una persona perché abbiamo una regina di spade. È come se ci fosse questa persona che tenta di mandarvi in confusione. Voglio andare a vedere questo 5 di spade. Questa qui è rimasta così, la guardo ma poi la rimetto dentro, è un re di spade. Sì, qui sento come se ci fosse qualcuno che vuole dominare qualcun altro, un'altra regina, 2 di bastoni e cavaliere di coppe. Sì, ho come la sensazione che vorreste, diciamo così, dettare le regole di un certo gioco. Ho come questa sensazione. Per qualcuno, se avete qualche viaggio, qualche incontro in programma, ho la sensazione che potrebbe subire un ritardo o potrebbe essere posticipato l'impegno oppure ehm, sì, è come se ci fosse una sorta di ritardo. Andiamo a vedere la luna, perché la luna, ragazzi, è una carta che esprime le vostre paure. Considerato che anche qui avete un 7 di spade, come se ci fosse qualche tipo di realtà che deve venire a galla. Può essere un qualche cosa legato al passato, ad avvenimenti per i quali avete dovuto già fare un lavoro di guarigione. Però qui con questo 10 di bastoni è come se aveste bisogno di liberarvi di tutte queste paure, della sensazione di inadeguatezza, della sensazione di non essere abbastanza, della sensazione di non riuscire a gestire a pieno le cose, della sensazione che avete di essere in svantaggio nei confronti della situazione piuttosto che della persona. È una carta, insomma, che vi dice che riaffioreranno fondamentalmente delle paure, ma è il momento buono appunto per farle venire a galla e lasciarle andare. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 7 di coppe. 7 di coppe, re di bastoni, asso di coppe e 10 di pentacoli. Interessante perché qui abbiamo un re di bastoni, qui abbiamo la regina di bastoni. In realtà le regine sono molte, devo dire, quindi potrebbe anche esserci una situazione con più pretendenti, con più corteggiatori, nel caso siate single, ragazzi, però è sempre, c'è qualche cosa che non arriva, qualche cosa che voi vorreste, qualche tipo di affermazione, piuttosto che proposta, piuttosto che invito che voi vorreste, ma che comunque in questo periodo ancora sembra non arrivare. Però in compenso avete un 5 di bastoni, due volte il 5 di spade, quindi è come se potessero esserci delle discussioni, dei litigi, ehm, perché non riuscite a trovare un accordo fondamentalmente. Tenete presente che anche qui avete un 7 di coppe al contrario, che ha un po' la stessa energia della luna. È come se alla fine del mese, ragazzi, foste un po' disillusi. Tenete presente che anche qui avete due carte, l'asso di coppe e il 10 di pentacoli. Sono a testa in giù, però ci sono nella lettura. Quindi è come se qualcuno stesse lottando per il proprio amore. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Carro. 9 di pentacoli e 10 di coppe. Dunque, ragazzi, ripartiamo da questa eremita. L'eremita è una carta, come vi dicevo prima, di una persona che è sola, è in isolamento,
fa un certo tipo di lavoro per conto proprio. E qui ho come la sensazione che, allora, per qualcuno il viaggio è molto forte perché ho il mondo, il 3 di bastoni, il carro, fatemi vedere se ho qualche altra carta di viaggio, ma mi pare di no. Ok, però sono già tre comunque, tra cui due sono arcani maggiori, quindi c'è qualche cosa inerente a uno spostamento, un viaggio, anche un trasferimento per qualcuno, vi dirò. Però è come se, allora, o qualcuno cerca di, diciamo, farvi passare la voglia, vi mette in testa cose strane, vi dice cose del tipo non sei in grado, non ce la puoi fare, o cose di questo genere, ed è per quello che qui abbiamo la luna, questa paura di non farcela, a tagliare col passato, perché qui abbiamo un 10 di bastoni, qui abbiamo un 10 di spade, qui abbiamo il mondo, quindi ho come la sensazione che qualcuno faccia fatica a lasciarsi indietro certi attaccamenti inerenti a delle idee che si hanno del passato o di una persona in particolare. L'eremita vi deve servire per fare un viaggio introspettivo. Come terminiamo la lettura? Con queste tre bellissime carte. Carro, 9 di pentacoli e 10 di coppe. Il punto è che se vi spostate, il dare una direzione alla vostra vita fa sì che voi troviate la vostra indipendenza, la vostra autonomia e anche la vostra stabilità emotiva. Tenete presente che il 10 di coppe è una carta di famiglia unita, quelle famiglie che sono complete di madre, padre, figli, quindi è una carta appunto di completamento. Tra l'altro stavo guardando che avete tutti e quattro i 10, quindi o sì è un periodo di cambio, di conclusione cicli. Quello che vi consigliano le carte è di mantenere un profilo basso, di non dire niente a nessuno, soprattutto se siete in questa fase di cambio dove volete lasciare indietro la relazione precedente o comunque una persona. È un po' come se vi dicessero non vi fate prendere delle paure, non vi fate prendere dai pettegolezzi, non state mai a ascoltare quello che dicono gli altri perché ognuno ha il proprio modo di vedere, vivere ed elaborare la realtà. Però alla fine del periodo, ragazzi, vedo questo viaggio, vedo questo spostamento, questa indipendenza, ok? Se siete in coppia. Allora, se siete in coppia, ragazzi, vi devo dire che qua ci sono diverse figure, quindi per qualcuno ci potrebbe essere qualche tentazione. Diversamente, ho come l'idea che ci sia una questione in particolare che sia un po' spinosa che crei tutti questi cinque, tutti questi conflitti, tutte queste lotte. Però vi devo anche dire che siete voi che pensate di non avere abbastanza armi, tra virgolette, nelle vostre mani. Cioè è come se foste convinti di non riuscire a fare diversamente. Perché? Perché vi hanno messo in testa queste cose. Avete due volte il 5 di spade. Tenete presente che il 5 di spade sono le lotte egoiche. Cioè, quando qualcuno discute con voi, si discute solo per vedere chi ha ragione. In realtà è una discussione che non serve a niente perché non porta a una risoluzione del problema. Quando vi capita di essere immischiati in questo tipo di discussioni e ve ne rendete conto, semplicemente dite all'altra persona come risolviamo il problema. Non è importante vedere chi ha ragione o torto, come si risolve il problema, qual è la soluzione, perché se non sei in grado di trovare una soluzione non servi, fondamentalmente la discussione non serve. Andiamo a vedere. Ah no, scusate, se siete single, ho come l'idea che dobbiate muovervi dalla persona che avete in testa voi. Cioè è un po' come dire, ok, lasciate stare questa persona perché è più la difficoltà che crea che non il reale sforzo che faccia nei vostri confronti. Ed è come se ad un certo punto, cambiando la direzione, si arrivasse a questo appagamento. Però vi dico, il 9 di Pentacoli, ragazzi, è una carta di indipendenza, di solitudine, che è la stessa energia dell'eremita. Quindi è come se in queste due settimane, anche se avete
un partner o una partner, è come se fosse un periodo di introspezione proprio per rendersi conto di quali sono le lotte egoiche, quali sono le paure, quali sono le proiezioni, dove voi non vi sentite abbastanza sicuri, insomma, è come se fosse un periodo di autoanalisi, diciamo così, dove fate una sorta di lista, diciamo, dei pro e i contro. Vi dico, avete comunque il carro alla fine della lettura, per cui not enough. Ah, bellissima questa. Guardate, parla di una relazione frustrata sarebbe, cioè come se voi foste frustrati in una relazione. Parla di autosabotaggio, di gelosia, sì, insomma, rivedo un po' l'energia di questo 5 di spade. E il non abbastanza lo rivedo tanto con questo 7 di bastoni al contrario. Qui, ragazzi, basta cambiare il modo in cui voi percepite le cose. La mente è quella che fa l'80% della nostra forza morale, della nostra forza di volontà, tutto. E qui si tratta di cambiare punto di vista su di voi. Va bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo per vedere un consiglio dell'universo. La mia fede e il mio coraggio ha il potere di trasformare il trauma in guarigione, i conflitti in crescita e la paura in amore. Wow, bellissima! E questa carta dice che quando passo, diciamo così, attraverso l'amore sono salvo. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, una condivisione. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Vi ricordo che per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti sono temi di metafisica che vi insegnano con me cos'è e come lavorare l'energia, e per il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona, lavora le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!